Allora, oggi ci occupiamo di Scratch, in particolare di Scratch Online. Allora, quindi se digitiamo sulla barra degli indirizzi del browser scratch.meet.edu si apre questa interfaccia. Quello che noi ora analizzeremo è l'uso di Scratch Online, ma volendo è possibile scaricare Scratch localmente, quindi utilizzare Scratch in locale e dopo aver avuto accesso, vedete che qua è possibile, allora qui siamo all'interno, diciamo, del mio user di Scratch, è possibile visualizzare qua, allora intanto il profilo che ci riguarda ed eventualmente cambiarlo mettendo qualcosa che parla di noi. Poi è possibile qua cliccare sulle mie cose. Che cosa sono? Sono i lavori che io ho svolto, tutti i progetti che io ho svolto e che ho lasciato, diciamo qua sulla piattaforma o che ho caricato. Quello che noi oggi vogliamo anche vedere, allora intanto è possibile, qui ci sono tutta una serie di progetti che volendo io posso condividere. Se io faccio un progetto che ritengo possa essere usato anche da altri, lo condivido di modo che è visibile agli altri. Qua è possibile fare una nuova galleria nel caso in cui io voglia creare una galleria specifica che riguarda programmi specifici che fanno particolari cose. Qua invece è possibile creare un nuovo progetto. Andiamo a creare un nuovo progetto e gli diamo un nome. Lo chiamiamo primo progetto Scratch 3, perché questo è Scratch 3, questa è l'interfaccia di Scratch 3. Allora, vediamo qua che qua è possibile, questo è l'editor. Che cos'è l'editor? È il programma che mi permette di scrivere, di editare programmi che poi io andrò ad eseguire. Allora, questa diciamo interfaccia è divisa in tre. Da questa parte abbiamo tutti i diciamo blocchettini ai quali io posso accedere che sono suddivisi per colore, suddivisi per colore perché ogni colore identifica un particolare gruppo di blocchi. Per esempio il blocco azzurro rappresenta il blocco del motion, del movimento, il blocco viola rappresenta quello del look, dell'apparenza, di come io appaio. Questo violettino è quello che riguarda i suoni, sound. Il giallo è quello che riguarda gli eventi, cioè quando voglio far fare qualcosa di particolare ai miei sprite. Allora, adesso andiamo avanti, vediamo che il control, anche questo è legato agli eventi, in particolare a tutti i diversi cicli. Adesso andremo ad analizzarli. Sensing è un blocco dove all'interno del quale sono raggruppati tutti i blocchi che riguardano i sensi. Questo verde è quel, diciamo, sono tutti i blocchi che riguardano le particolari operazioni che io posso fare e le operazioni le potrò fare sulle variabili. Quindi con questo blocchettino arancione io potrò creare delle variabili e assegnare dei valori. Da ultimo c'è questo my block che mi permette di creare un blocco specifico che fa particolari cose. Qua in alto vedete che è possibile cambiare la lingua, quindi io adesso vado a cercare la lingua italiana. Perfetto. A questo punto che cosa facciamo? Allora, intanto abbiamo detto che questo è l'editor, cioè dove io vado a editare il mio codice. Allora, per quanto riguarda lo sprite, io decido che lo sprite 1 lo tengo, però voglio creare un nuovo sprite che chiamerò sprite 2 e che vado a caricare, vedete? Allora lo sprite 2 qua che vado a caricare da internet. Quindi se io clicco qua,
Vedete che è possibile importare uno sprite, aggiungere uno sprite a sorpresa, disegnare un qualunque sprite, cioè lo creo io, oppure scegliere uno sprite. Clicco qua sopra perché io voglio scegliere uno sprite che è già stato creato, voglio sceglierlo per fare delle cose. Ok, vedete che adesso ho creato un nuovo sprite che è il seguente, quindi io qua nella mia scena ho lo sprite donna e lo sprite che è il mio gattino, il famoso gattino di Scratch. Quello che voglio fare adesso è caricare uno sfondo per il mio sprite. Allora io qua vado a caricare e scelgo uno sfondo che potrebbe essere, prendiamone uno piuttosto sobrio che magari si possa prestare, la stanza. Quindi io ho nella stanza i miei due personaggi, questa donna e il mio gattino. Allora è possibile ridurre la dimensione sia della donna che del gattino. Come si fa? Si fa in questo modo. Ok, clicco. Allora, questo mi dice che è la dimensione. Invece di mettere dimensione 100, mettiamo dimensione 50. Vedete che si è rimpicciolito, come del resto il mio gattino. Se adesso vado a lavorare sullo sprite, invece di mettere la dimensione 100, metto la dimensione 50, di modo che il gattino diventa più piccolo. Poi cos'altro è possibile fare sui miei personaggi? Allora, torno su questo. Allora, qua è possibile anche in questo caso spostare di meno 170. Vedete che si è spostato il personaggio? Ok, qua invece di mettere meno 60 posso mettere meno 40 e quindi si sposta. Perfetto. Allora, abbiamo selezionato un altro sprite, quindi l'abbiamo portato nella lavagna. Io adesso voglio far muovere questo personaggio, questo diciamo personaggio che si chiama Cassie Dance, lo voglio far muovere da una parte all'altra. Allora, quindi prendiamo il blocco movimento, prendiamo il blocco fai 10 passi, ma modifichiamo i 10 mettendo 200, così risulta visibile il movimento del nostro sprite. Per verificare che il movimento venga effettuato, a questo punto andiamo su situazioni e prendiamo questo blocchettino. Vedete che i blocchi si incastrano perfettamente, quindi prendo questo blocco, lo incastro sopra e si incastra perfettamente. Alcuni non si incastrano perfettamente, per esempio questo blocco non potrei prenderlo e metterlo qua sotto, d'accordo? Ok, a questo punto questo blocco è quando clicco sulla bandierina il nostro sprite farà 200 passi. Benissimo, andiamo a vedere il risultato. Per vedere il risultato vado sulla modalità presentazione, così è meglio visibile il risultato che sto ottenendo. Clicco sulla bandierina e vedete che il nostro sprite si è spostato. A questo punto torno nella modalità di realizzazione, sposto il mio sprite dove era prima e posso di nuovo ripetere il movimento. Perfetto. A questo punto torno qua e voglio modificare questo 200 passi perché voi potete vedere che qua ci sono tutta una serie di diciamo di scelte di codice che io posso scegliere. Il blu è legato al colore al movimento, il giallo è legato alle situazioni, ma ci sono anche i blocchi legati agli operatori. Qua dentro io ho potuto modificare, qui vedete potrei mettere anche 300, ma per ottenere 300 io potrei anche mettere un operatore. Vado in operatori e prendo questo operatore. Potrei prendere questo operatore più che inserisco qua dentro e qua ci metto. Come faccio ad ottenere 200? 300, 200 più 100 ottengo 300. In pratica, in questo modo io che cosa avrò?
di nuovo provo a rieseguire, otterrò lo stesso risultato di prima, cioè muovo il mio sprite di 300 passi, ma ho cambiato la modalità. Riporto il mio sprite nella posizione originale. Quello che è possibile fare dello sprite è possibile anche cambiare, come dire, l'immagine che lo sprite dà di se stesso. Intanto abbiamo già visto che lo sprite io lo posso anche duplicare. Tasto destro del mouse volendo, no, allora per duplicare uno sprite posso, allora tasto destro del mouse posso addirittura salvare l'immagine, copiare l'immagine che è relativa al mio sprite. Per duplicare lo sprite posso posizionarmi qui sullo sprite stesso e fare, vedete, duplica, ma l'avevamo già visto, oppure cancella, in questo caso cancella lo sprite, oppure esporta, lo esporto all'esterno. Ma quello che ci interessa fare adesso invece è cambiare l'immagine del nostro sprite. Come faccio a cambiare l'immagine del nostro sprite? Come faccio a cambiare, diciamo, come lo sprite si presenta? Vado su costumi. Allora, sto andando su costumi di che cosa? Dello sprite Cassie Dance. Allora, a questo punto vedete che per quanto riguarda Cassie Dance ci sono diversi costumi. C'è questo costume nel quale lei balla e questi altri, d'accordo? Ce ne sono diversi. Allora, Cassie Dance qua in questo caso è posizionata in questa modalità, ma io volendo potrei anche, immaginiamo che la voglia far muovere dall'altra parte, la posso riflettere in orizzontale. Vedete che le ho cambiato la disposizione, cioè le ho cambiato, come dire, l'orientamento e a questo punto posso salvare questo nuovo sprite. Per salvarlo faccio in questo modo. Allora, posizionata qui, faccio duplica e a questo punto io posso dire che sì, questo ci vado sopra, no, oppure questo lo lascio in questo modo e questo lo riporto alla posizione originale. Quindi vedete che io ho il mio Cassie sia da un lato che dall'altro. Questo che cosa mi garantirà? Mi garantirà dal fatto che io, volendo, posso far muovere il mio sprite prima in un verso e poi nell'altro. Facendo come? Torniamo al nostro codice. Questo codice mi faceva come dire, muovere lo sprite 200 passi verso destra. Adesso che cosa voglio fare? Voglio intanto fargli cambiare costume, quindi vado su aspetto e vado al costume, passo al costume non Cassie D ma Cassie A2, che è quello orientato dall'altra parte. E che cosa faccio? Vado sempre su movimento, prendo di nuovo questo e gli dico di percorrere 300 passi. Allora, per vedere, vi faccio vedere come diventa a questo punto. Io vado qua, però è stato velocissimo il movimento e tra l'altro diciamo è sparito, come dire, il mio personaggio è sparito. Allora, torniamo nel codice e sistemiamolo. Sono ritornata all'inizio e che cosa faccio? Per vedere il movimento, diciamo per vedere che effettivamente il personaggio si muove da una parte, poi si gira e ritorna alla sua posizione iniziale, metterò un blocco, come dire, un rallentamento. Il rallentamento lo metto in questo modo, lo faccio in questo modo, vado su controllo, vado su situazioni e prendo questo blocchettino. Allora che cosa faccio? Qua gli dico di attendere 5 secondi per vedere che il personaggio si è portato dall'altro lato e poi ritornerà dove era partito. Per farlo spostare, diciamo, da un lato all'altro bisogna cambiare. Allora, in un caso faccio 300 passi, nell'altro ne faccio meno 300 per farlo tornare alla posizione iniziale. Allora, vediamo il funzionamento. Va, aspetta 5 secondi e poi ritorna. Perfetto. A questo punto vediamo
Vediamo come posso inserire un suono sul mio sprite. Allora, per inserire un suono sempre sul mio sprite vado qua e vado a scegliere tra i diversi suoni che mi vengono messi a disposizione. Allora, cliccando su qua io posso scegliere un suono. A questo punto vado a scegliere, per esempio, tra i suoni effetti. Potrei scegliere, ce ne sono di diverso genere, vedete, posso scegliere tra i più disparati e volevo scegliere qualcosa legato al piano. Ok, a questo punto sceglierò questo suono. Benissimo, allora io a questo punto aggiungo questo suono al mio progetto. Quindi io ho aggiunto il mio suono, vedete, ho aggiunto il mio suono, però torno nel codice e a questo punto gli dico, guarda che oltre ad aver fatto muovere il personaggio, a un certo punto voglio riprodurre il suono. Quindi aggiungerò, riproduci il suono e attendi la fine. Magari lo posso fare, lo posso mettere in mezzo la riproduzione del suono, posso metterla qua, esatto. Quindi dopo aver atteso i 5 secondi, cambio costume, riproduco il suono, vediamo. Perfetto. Abbiamo visto, diciamo, un po' di cose relative al nostro progetto. A questo punto non ci manca che salvarlo. Salva ora, io l'avevo già salvato e oppure salva ora o salva una copia. Io comunque l'ho già salvato e ho dato al mio progetto questo nome, primo progetto Scratch. Quando faccio il salvataggio effettuo anche diciamo, quando faccio, assegno anche un nome al mio progetto. A questo punto io posso, se vado alla pagina del progetto, vedete che qua posso vedere il mio progetto, se guardo dentro posso vedere quello che c'è all'interno del mio progetto. Il progetto in questo modo io l'ho salvato all'interno delle mie cose. Vedete, io ho tutta una serie di piccoli progetti, non tantissimi, e questo è il mio primo progetto Scratch. Se io guardo dentro, è quello che ho realizzato fino ad ora. Perfetto. Volendo io potrei anche il mio progetto condividerlo qui con la comunità. Condividerlo con la comunità vuol dire che io lo rendo disponibile a tutta la comunità di Scratch. Se io poi vado su, allora qui ci sono le mie cose. Nelle mie cose io posso vedere in pratica tutti i progetti che io ho creato oppure posso anche creare delle gallerie. Che cosa sono le gallerie? Immaginiamo che io adesso voglia creare una nuova galleria che chiamerò, alla quale darò un nome, progetti Scratch 3. Questa galleria, all'interno di questa galleria io aggiungo i progetti che farò relativi a Scratch 3. Volendo, i progetti che io aggiungo alla galleria li posso aggiungere anche attraverso un URL. Un'altra cosa che, allora, se noi torniamo nelle mie cose, vedete che qua il progetto che ho salvato prima è il seguente. Ok, questo è il progetto che io ho salvato prima e questo progetto ha un URL, vedete? Quindi io volendo posso copiare l'URL, posso tornare nelle mie cose e nella galleria che avevo creato prima, tra l'altro ne ho più di una, ok? Torno nella mia galleria progetti Scratch 3 e a questo punto, volendo, qua aggiungo il mio progetto, questo.
ok? E lo aggiungo tramite l'URL. Vedete che me l'ha aggiunto. A questo punto, l'ultima cosa che vediamo è che è possibile esplorare anche i progetti o le gallerie che ha realizzato qualcun altro per prendere spunto e utilizzando il guarda dentro è possibile vedere come sono stati programmati diversi progetti. Immaginiamo che io adesso voglia andare a vedere, per esempio, a esplorare il progetto che ha fatto qualcun altro. Immaginiamo di prendere un progetto, non lo so, prendo un progettino a caso, ok? Per esempio questo. Se io prendo questo progettino, posso guardare dentro e nel qual caso vedete che qua il codice è tanto ed articolato e volendo posso fare un remix di questo progetto. Vedete, se torniamo qua io posso fare un remix. Il remix che cosa mi permette di fare? Di salvare una copia di questo progetto, cioè io prendo il codice che ha scritto qualcun altro, lo copio e a partire da quel codice realizzo un mio programma e quindi faccio il remix. Il remix è una modalità per sperimentare la codifica partendo da progetti che ha scritto qualcun altro.